Il mio primo sogno premonitore l'ho avuto all'età di 6 anni e mai mi sarei aspettata che sarebbe stato un sogno premonitore. L'ho scoperto solo dopo tanti anni, quando mia mamma ha ritrovato un foglietto all'interno del suo comodino in cui aveva annotato una data e un nome, e che questo poi si è verificato quando io ormai avevo 14-15 anni. Questo sogno per me è stato veramente impattante, è stato veramente difficilissimo da digerire, ma mai come quelli che poi ho avuto dopo e oltre i 20 anni. Ciao, io sono Cecilia e ho passato tanti anni della mia vita a studiare i miei traumi per poterli trasformare in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché possa aiutarti a sciogliere i tuoi nodi interiori. Oggi infatti andremo a parlare dei sogni premonitori, nello specifico i sogni premonitori che io ho avuto nell'arco della mia vita. Non so se anche voi ne avete mai avuti. Se così fosse, vi invito a scriverlo nei commenti per poter magari aiutare altre persone che li stanno vivendo e si trovano in questo momento in una situazione di disagio perché non possono raccontarli liberamente, o se anche voi stessi non riuscite a parlarne con nessuno, sappiate che qui potete trovare accoglienza in qualsiasi momento. Il mio primo sogno premonitore l'ho fatto proprio quando avevo 6 anni. Lo ricordo come se fosse successo stanotte, perché praticamente io mi svegliai di soprassalto la notte e andai di corsa in camera dei miei genitori e svegliai la mia mamma. E gli dissi: mamma, guarda, ho fatto poi con il vocabolario di una bambina di 6 anni, quindi dissi: mamma, ho avuto un sogno bruttissimo, la zia è morta. E lei rimase, dice: ma guarda, è stato solo un incubo, non ti preoccupare, non è successo niente. E mi fa: però racconta quello che hai visto. E io gli ho detto: guarda, io ricordo che c'era una collina, era tanto verde, c'era tantissima erba verde perché proprio come ce l'avessi stampato qua. E in cima a questa collina c'era un albero che adesso so che era una quercia perché era un albero immenso, era veramente veramente enorme, aveva tantissimi rami, sarà stato sicuramente centenario quell'albero. E io correvo verso quell'albero perché a me poi le querce mi sono sempre piaciute, cioè a me danno l'idea di forza, di rinascita, di temperamento. Corsi verso questa quercia e mentre ero lì mi sono accorta che in realtà c'era una lapide di tipo quelle americane, quelle dei cimiteri americani, insomma, fatte non lo so che materiale, insomma, sono quelle grigie fatte stondate in alto e poi dritte che scendono, e lì c'era scritto il nome Francesca e 2005. E però la mamma giustamente disse: ma no, non ti preoccupare, è un sogno, è un brutto sogno. E finì lì. Io non sapevo che poi lei avesse scritto su questo foglio questa data e il nome di lei e lo mise nel comodino. E la vita andò avanti. Infatti poi mia zia nel 2001 si è sposata fino a che 3 anni dopo non successe una cosa molto difficile per lei, ovvero lei scoprì che il marito la tradiva e che quindi avrebbe dovuto divorziare, ovviamente, perché non puoi accettare una cosa del genere, e che quindi quel sogno non era tanto dovuto al fatto che mia zia sarebbe morta, quanto il fatto che lei avrebbe vissuto una morte interiore, perché quel divorzio, per una come lei che credeva fermamente nella Chiesa, nel sacramento del matrimonio, lei era anche catechista, ha creato in lei una morte profonda interiore, una morte che l'ha proprio trasformata definitivamente, anche perché non ha avuto l'annullamento della sacra vuota. Quindi lei ha dovuto totalmente trasformare la sua vita e allontanare la religione cristiana dalla sua vita. Infatti lei ha smesso di credere, cioè credo ancora in Dio, ma non ha più quell'attaccamento che aveva prima. Anche lo scoprire tutto quello che le aveva fatto il compagno dopo tantissimi anni di relazione l'ha annientata totalmente, e quindi ha dovuto ricambiare totalmente la sua vita.
Oltre a questo, poi negli anni non ho più avuto sogni premonitori fino ai 20 anni. Questi sogni sono stati 2 e sono stati veramente, veramente difficilissimi da digerire, e da lì non li ho più avuti perché secondo me erano troppo forti per me. Cioè, nel senso, sono stati veramente scioccanti. Praticamente ho fatto questo sogno in bianco e nero, c'erano delle persone all'interno di un locale e c'era una persona che scappava e delle esplosioni. Tutto questo l'ho visto in bianco e nero. La mattina quando mi sono svegliata non ho dato troppo peso, perché magari avete visto, si fanno sogni insomma a volte molto drammatici che però non hanno poi riscontro nella vita reale. Il problema è stato che quando io sono scesa di sotto, appena sveglia, il mio babbo stava guardando la televisione e in televisione c'era l'immagine che io avevo visto nel sogno, che era quella di una telecamera dell'aeroporto di Bruxelles il giorno dell'attentato, in cui appunto si vedeva questo ragazzo che scappava perché c'era l'esplosivo. Io lì sono rimasta totalmente scioccata perché le immagini erano identiche a quelle che avevo visto nel sogno e iniziai a piangere perché io non potevo fare niente, io l'avevo visto ma non potevo fare assolutamente niente per poterli salvare, perché poi ricordo che era tarda mattinata, comunque intorno alle 10 forse era successo, e mi sentii in colpa da morire perché io avevo visto quelle immagini e non potevo aiutare quelle persone. E comunque mi rendo conto che poi ad oggi non l'avrei mai potuto far niente, perché ragionandoci chi avrei potuto chiamare, anche perché poi è stato immediato, cioè io sono scesa e quello è successo, neanche a dire chiami l'ambasciata a Bruxelles, non potevo fare assolutamente niente. Alla fine di questo sogno non ne ho fatti altri, se non fino all'agosto del 2016. E lì so che tante altre persone lo hanno fatto. Anche lì ho sognato in bianco e nero. Ho sognato in bianco e nero che però ero dentro al sogno io, cioè non lo vedevo come il video di Bruxelles, della telecamera dell'aeroporto di Bruxelles. Ero proprio dentro al sogno, ma anch'io ero in bianco e nero. Mi ricordo che ero dentro a un supermercato e stavo scegliendo delle cose dentro il banco frigo, cioè nei surgelati, e tutto ha iniziato a tremare. C'è stata una scossa fortissima e io sono riuscita a scappare, sono riuscita ad uscire da questo supermercato. Non nego che ricordo di essere sola in quel supermercato, al massimo c'erano altre 2 persone con me, però non ci metto la mano sul fuoco su questa presenza di altre persone. Fatto sta che dopo una settimana c'è stato il terremoto ad Amatrice ed è venuto giù tutto e hanno fatto vedere in televisione la ripresa di un'altra telecamera del supermercato dove io ero presente. Non si vede me, ovviamente, ma si vede un reparto in particolare. Ricordo che era una videocamera che riprendeva il banco frigo dove c'erano i surgelati e un pezzo del reparto dove c'erano le patatine, quelle a tubo, le Pringles. Praticamente veniva giù tutto. E anche lì era successo il sogno una settimana prima. Avrei potuto avvisare, non lo nego. Però non è così facile come può sembrare, perché a maggior ragione quando li hai in maniera così sporadica, quando ti svegli ti chiedi ma l'ho sognato veramente oppure no? Cioè è reale, non è reale. Solo facendo il secondo sogno di Amatrice ho capito che i sogni in bianco e nero per me solitamente sono premonitori. L'hanno sognato tantissime altre persone. I sogni premonitori non sono facili da digerire, soprattutto quando in queste situazioni ci si trova in mezzo a dei morti, in cui tante famiglie hanno sofferto, tante famiglie sono state distrutte. Un po' c'è il pregiudizio appunto di dire cavolate, di
dire stronzate, la gente ti giudica, la gente ha paura di te se tu fai questi tipi di sogni. Insomma, è ancora visto molto come un tabù, non è facile, faccio fatica anche adesso a raccontarvelo, perché non l'ho mai raccontato a nessuno se non a persone veramente, veramente tanto vicine a me. Ho avuto altri sogni che però non sono stati sogni premonitori, ma sogni avuti in contemporanea con altre persone, nei momenti in cui per esempio si è risvegliata la Kundalini, in cui ci sono state delle persone che hanno avuto riscontro perché ero dentro un gruppo sempre delle fiamme gemelle, anche se io la fiamma gemella non l'ho mai incontrata, in cui la ragazza che gestiva il gruppo scrisse che la notte aveva sognato una ragazza con i capelli rossi e lunghi, e io avevo fatto anch'io lo stesso sogno durante quella notte. Però penso che quel sogno sia dovuto a quello che dice Jung di una psiche comune, condivisa, in cui tante persone si ritrovano a sognare le stesse cose, cosa che tra l'altro è successa anche a Jung e lo racconta nel libro rosso che sto leggendo in questo momento, in cui lui parla infatti del fatto che nel periodo dello scoppio precedente allo scoppio della prima guerra mondiale tante persone sognavano fiumi di sangue, e anche lui stesso, e parlavano proprio di questo inconscio collettivo, si scrivevano delle lettere proprio per raccontarsi questi sogni e trovare delle similitudini, perché molte persone sognavano proprio questi eventi ancora prima che accadessero, che è come quello che è successo a me. Però come anche Jung non poteva ovviamente pensare allo scoppio della prima guerra mondiale, e successe anche con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Jung iniziò a fare questi tipi di sogni molto molto pesanti, quindi non è casuale quello che accade nei nostri sogni. Ovviamente molte volte il nostro inconscio personale, come è successo in questi giorni a me, che parla parecchio, o comunque come l'inconscio collettivo. Io spero che questo video ti sia stato utile e che ti abbia in qualche modo anche aiutato qualora tu facessi dei sogni premonitori. Se ti senti di raccontarlo, io sono felicissima di poter condividere con voi tutto quello che voi avete vissuto con i sogni premonitori, o magari cose inerenti ai sogni che però sono stati molto impattanti nella vostra vita. Se questo video ti ha veramente aiutato, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.